Ciao amiche, ciao amici, ben ritrovati sul mio canale, amici lettori. Oggi ho preparato qualche curiosità sulla famosa serie televisiva, ma parliamo degli attori della crew, insomma. In molti abbiamo visto il famoso telefilm, ci sono però 25 cose che forse non sapete sulla casa nella prateria, che magari vi stupiranno. Negli anni 70 gli episodi della casa nella prateria hanno tenuto diverse generazioni incollate al televisore e ancora oggi le vengono trasmesse in centinaia di paesi, tra l'altro ancora grande successo questa serie. Di episodio in episodio ci siamo immedesimati nelle sorti di questa famiglia di fine XIX secolo, ambientata in un piccolo e polveroso paesino sperduto nella prateria del lontano West. Ecco le 25 cose che forse non sai. Primo è una storia vera, come ho già detto ampiamente nei video precedenti che vi lascio in descrizione. La trama dei telefilm La casa nella prateria è tratta dai romanzi autobiografici di Laura Ingalls Wilder, sebbene durante le riprese siano state apportate alcune modifiche alle vicende che vedremo in seguito. La famiglia Ingalls, come ricorderete, come ho già detto, era composta dal padre Charles, la madre Caroline e dalle figlie Mary, Laura, Carrie, Charles Frederick, che morì appena nato, e Grace. Ma chi erano i personaggi nella vita reale? Secondo, Michael Landon modificò la trama. Quando Laura cercò di pubblicare i suoi racconti, non trovò nessuno, così modificò le storie escludendo alcune parti, dividendo il tutto in 9 volumi, l'ultimo dei quali si intitola The First Four Years, che fu pubblicato postumo da sua figlia Wilder, Rose Wilder. Finalmente negli anni 70 del XX secolo i romanzi di Laura vennero letti dal produttore Ed Friendly, che decise di trasformarli in un telefilm. Affidò il compito di dirigere il primo episodio proprio a Michael Landon, che accettò a condizione di poter interpretare il ruolo di Charles Ingalls. In seguito, avendo deciso di proseguire con la registrazione degli episodi, Friendly cercò di rispettare il meglio possibile la trama del romanzo, mentre Landon la spuntò sul fatto di modificarla per far risaltare su tutto i valori americani della famiglia. Chi ha letto anche i romanzi, infatti, avrà notato queste differenze. I romanzi sono stati tradotti in italiano da poco, sono disponibili anche su Amazon, mi pare. Michael Landon, dopo molte divergenze, riuscì ad allontanare Ed Friendly e aggiunse alcuni altri personaggi che nei romanzi non erano presenti. Il primo episodio della casa nella prateria, il cui titolo originale è Little House on the Prairie, andò in onda sulla NBC il 30 marzo del 1973. Le riprese proseguirono fino al 1983, contando ben 203 episodi. Il racconto nella casa della prateria si svolge nel paesino di Walnut Grove nel Minnesota, dove in una fattoria immersa nella prateria la famiglia Ingalls vive di lavoro, la messa domenicale nella chiesa del paese, la bottega e i problemi di vita quotidiani. All'interno degli episodi sono stati toccati molti argomenti di importanza sociale sempre attuali come l'alcolismo, le droghe, l'obesità, l'adozione, il razzismo e le differenze sociali, oltre che i rapporti con i nativi americani. Curiosità numero 3, un amore speciale. Il sentimento nato tra l'attore Michael Landon e Melissa Gilbert, l'attrice che interpretava Laura, aveva qualcosa di speciale. Fin da subito tra i due nacque un legame molto profondo che coinvolse anche la madre di Melissa, la quale divenne la migliore amica della moglie di Michael. Melissa aveva 11 anni quando perse il padre, Gilbert era suo padre adottivo, lei era stata adottata appena nata e perse anche lui quando aveva 11 anni, e instaurò con Landon un rapporto speciale vedendo l'attore come un padre adottivo. Questo idillio si interruppe solo alla notizia che Landon aveva lasciato la moglie per una truccatrice di scena. Poi Melissa lo ricontattò prima della scomparsa prematura di Landon quando seppe che era malato. Numero 4. Il carattere di Michael Landon. Charles Ingalls è un capo di famiglia forte ma dal cuore d'oro, dedito alla moglie Caroline e ai loro figli.
L'attore che l'ha interpretato, Michael Landon, in realtà era un gran burlone. Michael infatti amava rincorrere gli attori su set, organizzare scherzi e ridere a crepapelle. Landon aiutava anche i piccoli attori, numerosi su set, nelle scene in cui dovevano piangere. Curiosità numero 5, furono in due a interpretare Carrie. Forse non tutti sanno che per interpretare il ruolo di Carrie fu necessario impiegare due gemelle, Lindsay e Sydney Greenbush. Infatti, per rispettare le norme sul lavoro minorile, le gemelle si sono alternate nelle scene. In America i bambini piccoli non possono lavorare più di 4 ore al giorno e quindi per rispettare i tempi di solito si prendono due gemelli. Le bimbe erano talmente somiglianti che nessuno si accorse che in effetti Carrie fosse interpretata da due baby attrici diverse. Curiosità numero 6, la caduta di Carrie. Avete notato il ruzzolone di Carrie nei titoli della sigla? Ebbene, non si tratta di un montaggio, ma di un vero e proprio capitombolo. La scena non era prevista dal copione, ma la caduta accidentale piacque ai produttori che decisero di non ripetere il ciak. Questa in effetti era destinata a diventare una delle scene più amate in assoluto dai telespettatori. Curiosità numero 7, la scena finale. Come ricorderete nella scena finale, che mette fine alla casa nella prateria, un'esplosione distrusse tutto. L'incendio che ne segue resterà per sempre impresso nella memoria dei fan dei telefilm. In effetti fu proprio la produzione a decidere che al termine delle riprese il set intero sarebbe andato in fiamme. Landon aveva il desiderio che la casa nella prateria restasse un'opera unica. Michael ha rivelato al New York Times che prima abbiamo fatto un bel po' di test per assicurarci che nessuno si facesse male, quindi quando alla fine abbiamo fatto esplodere tutto è andato tutto bene come un orologio. Numero 8, alcol sul set. Si dice che durante le riprese della casa nella prateria sul set circolasse molto alcol. Molti membri del cast bevevano durante le riprese e in una giornata finivano anche 2 casse di birra. Lando stesso era un buon bevitore e non rifiutava un sorso di whisky al mattino prima del ciak. Curiosità numero 9, diversi casi di cancro. Michael Landon è morto a 55 anni nel 1991 per un cancro al pancreas. Si dice che l'intera serie sia stata maledetta dal cancro. Una diagnosi tremenda che purtroppo ha raggiunto molti membri del cast, come Victor French, che interpretava Isaiah Edwards, Kevin Hagen, che interpretava il dottor Baker, e purtroppo l'unica sopravvissuta a questa malattia è stata Charlotte Stewart, che era l'interprete della signorina Biddle. Molti membri della troupe avrebbero avuto questa malattia, si dice a causa del materiale radioattivo contaminato molto vicino al set cinematografico. L'attrice che ha interpretato Grace ha scritto un libro sulla sua esperienza della casa nella prateria. Sembra che l'ispirazione per scrivere A Prayer Devotional le sia venuta durante la convalescenza di un tumore al cervello. Curiosità numero 10, Landon amava mostrarsi. A Landon piaceva molto il suo fisico e ogni volta che le scene lo richiedevano si mostrava volentieri senza maglietta. Era però anche piuttosto vanitoso ed egocentrico, cosa che creò qualche problema con gli altri protagonisti della serie. Curiosità numero 11, Landon non era così macho come pensava. Se per le donne è facile apparire più alte con un bel tacco, per gli uomini ci vogliono altri trucchi. Landon non era particolarmente alto e infatti la produzione è stata costretta a fargli indossare degli stivali con la zeppa per sembrare più alto del suo 1,70 m di statura. Curiosità numero 12, la chioma di Charles. I capelli di Charles apparivano ricci e splendenti, ma non tutto è come sembra. Infatti pare che l'attore fosse precocemente imbiancato e usasse tingersi i capelli. Alcune versioni dicono che Michael fosse nato con i capelli biondi e si sia sottoposto a diverse tinte per interpretare il suo personaggio. Tinta dopo tinta i suoi capelli avrebbero assunto una colorazione così stravagante da richiedere l'intervento di professionisti del colore. Pare che fossero diventati violacei i suoi capelli. Numero 13, il messaggio cristiano. Landon, attraverso il personaggio di Charles Ingalls, ha certamente trasmesso un messaggio cristiano, anche se nella vita reale Landon era di fede ebraica. Infatti l'attore, il cui vero nome era Eugene Maurice Horowitz, aveva il padre ebreo.
Curiosità numero 14, Nelly non era odiosa. Nellie Oleson, a differenza del suo personaggio, l'attrice Alison Angrim era un'attrice simpaticissima. Laura e Nellie, che nel telefilm si odiavano, erano in effetti migliori amiche e lo sono rimaste sempre, e si sentono ancora oggi, tra l'altro. Alison ha scritto un'autobiografia nella sua esperienza nel cast nella prateria. Il titolo la dice tutta sul suo spirito scherzoso, Confessioni di una nella prateria. Come sono sopravvissuta a Nellie Oleson e ho imparato ad amare ed essere amata. Curiosità numero 15, i boccoli di Nellie. Nonostante il carattere odioso e la superbia che la distingueva dagli altri, c'era qualcosa di Nellie che probabilmente molti le invidiavano, che erano i suoi capelli. Ve li ricordate i boccoli biondi di Nellie? Ebbene, sarà una delusione sapere che si trattava di una parrucca. Infatti, essendo bionda chiarissima e i suoi capelli erano anche molto fini e non avrebbero retto alle continue acconciature, per di più la capigliatura posticcia che indossava era fissata con mollette di ferro che a lungo andare le irritavano il cuoio capelluto fino a farla sanguinare. Povera Nelly. Curiosità numero 16. Contrariamente a quello che sembrava, c'era poca affinità tra le due Melissa, le due sorelle. Per tutta la durata della serie ci sono due attrici che non sono andate mai molto d'accordo. Si tratta di Melissa Sue Anderson e Melissa Gilbert, che interpretavano Mary e Laura. Durante le riprese hanno vissuto veramente momenti di tensione a causa della loro scarsa affinità di carattere. Curiosità numero 17, intoppi nel copione. Tra le due sorelle Ingalls, Mary e Laura, fu quest'ultima che manifestò per prima i cambiamenti della pubertà, benché fosse più piccola delle due, e sembrava più grande della sua età. Per esigenze di copione, la Gilbert fu costretta a indossare dei corpetti che nascondessero le sue forme sempre più da donna. Numero 18, Melissa Sue Anderson non legò col resto del cast. Durante tutti gli anni in cui il cast ha interpretato le riprese, Melissa Sue Anderson, che interpretava Mary nella serie, non è mai riuscita a legare veramente con gli altri attori. Quando terminavano le riprese, Melissa rimaneva sempre un po' in disparse senza mai legarsi veramente ai colleghi. Probabilmente una riservatezza che è stata vista un po' come superiorità. Curiosità numero 19, Michael Landon nel suo matrimonio. Se ne parli nei panni di Charles Ingalls interpretava un marito devoto e amorevole, ben diverso è stato il reale matrimonio di Michael Landon. Infatti ha lasciato la moglie per Cindy Clerico, la truccatrice della casa nella prateria, che aveva ben 20 anni meno di lui. Questo comportamento, come ho già detto, deluse molto l'amica Melissa Gilbert, che tagliò per molto tempo i rapporti con l'amico. Curiosità numero 20, c'era sempre un caldo inesorabile. La casa nella prateria fu girata ai luoghi dal clima torrido sotto il cielo limpido e senza nubi che causò qualche problema al cast. Gli attori, infatti, bloccati nei pesanti costumi dell'epoca e in acconciature proponibili, subirono qualche disagio a causa del caldo. Lo sa bene l'attrice Alison Argrim, che è addirittura svenuta al primo giorno di riprese. Tra l'altro, se questo format di video vi piace, fatemelo sapere con un bel like e che magari ne faccio degli altri, grazie. Curiosità numero 21, parentele nella crew. Se non lo sapete, Melissa e Jonathan Gilbert, nella serie Willie Oleson, sono fratelli adottivi, come Patrick e Matthew Laborteau, Andrew Garvey e Albert Quinn Ingalls. Nella vita sono fratelli adottivi. Perché la signora Oleson non c'è nel finale? Curiosità 22. Se avete visto tutti gli episodi della casa nella prateria, non vi sarà sfuggito che la signora Oleson non appare nel finale. Catherine McGregor, l'attrice che interpretava la Oleson, si era convertita all'induismo ed era in un ritiro religioso. L'attrice stava cercando di affrontare il suo problema di alcolismo allontanandosi del tutto, e comunque nella realtà anche lei è molto simpatica, al contrario del personaggio, molto materna con i bambini nella serie. Curiosità numero 23, caduta da cavallo. Una scena fuori copione è stata la famosa caduta da cavallo appunto della signora Oleson. L'attrice infatti è finita veramente a gambe levate, ferendosi lievemente. La scena è stata terminata da una controfigura perfettamente vestita in costume. Curiosità numero 24, marito e moglie non andavano d'accordo.
Secondo quanto riferito da Melissa Sue Anderson, suo padre e sua madre televisivi non andavano affatto d'accordo come recitano nel copione. Tra i due attori infatti c'era una certa tensione, in particolare la Grassol, l'interprete di Caroline Ingalls, non apprezzava che il suo personaggio fosse meno in risalto di quello di Charles. Se la Grassol soffriva per questo, c'era una cosa che la disturbava ancora di più. Quando aveva accettato la parte, infatti, l'attrice aveva le tasche bucate. La stessa ha spiegato: avevo trascorso un anno in Inghilterra lavorando con una compagnia di Shakespeare e insegnando e sono tornata nell'appartamento degli Stati Uniti praticamente al verde. La questione del budget fece crescere ancora di più il suo malcontento. Quando eravamo tra i primi 10, gli ho detto: accidenti, è ora di rinegoziare il mio contratto. E Michael non voleva pagarmi, è veramente stato difficile. Curiosità numero 25, il Museo della Casa nella Prateria. A Valnogrove c'è un museo nella Casa nella Prateria dove si può visitare una replica della casa in cui Laura Ingalls è cresciuta. Devo averne già parlato nell'altro video, tra l'altro dedicato alla vera Laura Ingalls. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi e a lasciarmi un bel like e spero di risentirvi a presto. Ciao, grazie.